Ciao a tutti amici, eccoci con il nostro nuovo video, in questo caso il SDK223 che avete visto già nel video precedente. Cominciamo con il rimuovere tutte le sprue in eccesso e a pulire i pezzi con un taglierino e con della carta vetrata. Il kit si monta piuttosto facilmente e ho scelto di non utilizzare fotoincisioni o delle ulteriori migliorie. Le uniche cose che sono state aggiunte, se vogliamo, sono le fotoincisioni stesse del kit e un telo che vedrete nelle foto finali. Il kit si assembla anche piuttosto facilmente e come vedete è anche piuttosto preciso. Ho utilizzato in questo caso la Tamiya. Vado a rimuovere anche i parafanghi e a ripulirli, come abbiamo detto prima, con della carta vetrata fine e con il taglierino. Ecco qui. Assicuratevi ovviamente di avere un pezzo piuttosto pulito prima di montarlo, è necessario e molto importante soprattutto quando si vuole realizzare un carro da scatola come in questo caso. Poi c'è da dire che questi mezzi in 1.48 sono piuttosto interessanti, in quanto sembrano effettivamente la scala di mezzo e un buon compromesso tra la 35 e la 72. Come avete visto, io di solito vado a rimuovere i pezzi, o meglio il numero dei pezzi dalle istruzioni. Questo mi aiuta ovviamente a capire quanti pezzi mancano e se ho veramente incollato tutto. Ho scelto poi di utilizzare le ruote, come avete visto poco fa, le ruote di gomma, mentre il kit fornisce anche delle ruote in plastica. Ho incollato poi i parafanghi aiutandomi anche con un vecchio pennello e la solita Tamiya tappa arancione. Ho incollato la fotoincisione e ho ripulito il tutto con la carta vetrata. Ecco qui. Ho ripulito poi la zona dove va incollata la parte superiore dello scafo e mi sono accorto poi che effettivamente il tubo di scarico andava un minimo ritoccato, ovvero, come vedete, è chiuso. Va perlomeno aperto con un piccolo trapano o in questo caso con delle piccole punte che sono molto pratiche da utilizzare anche così a mano come ho fatto io. Ho posizionato poi gli scarichi in questo modo, aiutandomi con delle pinzette. La cosa più rognosa del kit è l'alloggiamento della antenna e l'antenna stessa. Ho rimosso dallo sprue aiutandomi con un taglierino e ho poi incollato i pezzi, pulendoli come al solito con un taglierino e con delle tronchesine. Necessario è anche iniziare a capire come e dove si vuole mettere il mezzo. Ho scelto questa piccola base rotonda di pochi centimetri come diametro. Ecco qui, in questo caso ora è finita di montare e ho preso anche questo palo della Tamiya che poi verrà assemblato e verrà utilizzato nel diorama. Ecco qui. Ora si inizia a colorare. Ho utilizzato come mano di fondo un black Italeri. Potete vedere in questo caso come sto procedendo. Ho coperto completamente il tutto. Il passaggio successivo è stato fatto utilizzando sempre l'Italeri, un colore German Grey praticamente, che è stato poi schiarito con il rosa e con il bianco, tutti acrilici. Ho ovviamente messo direttamente nella coppetta dell'aerografo il colore diluito con acqua e poi sono andato a schiarire e lumeggiare lì dove è necessario, utilizzando una modulazione che potesse essere piuttosto interessante. Ecco qui i vari passaggi. Questo è quello che ho ottenuto. Qualche scrossatura o chipping era necessario e così ho fatto. Potete vedere che ho preso una parte di una spugnetta, delle pinzette e con del colore nero non ho fatto altro che andare a cippare la superficie della mezzo, lì dove poteva essere veritiero. Ho prima scaricato la spugnetta e poi ho passato direttamente sul colore di base lumeggiato. Ecco qui. Un altro passaggio necessario è stato poi ovviamente quello di schiarire alcuni particolari, oltre a fare questo leggero chipping, schiarire i particolari con del grigio più chiaro mischiato al bianco.
Questo passaggio mi ha consentito ovviamente di movimentare maggiormente il colore del mezzo, e allo stesso tempo con questo stesso colore ho ripreso anche le scrossature per renderle più interessanti. Poi con Micro 7 e Micro Sol, dopo aver passato un trasparente lucido a bomboletta, ho incollato le decal. Vedete qui già ho fatto, ma ora vediamo come fare nello specifico. Questa è la versione che sono andato io a realizzare, e questa è la decal che ho necessità di incollare, quella G. Ho fatto così, ho rimosso ovviamente la decal dal foglio decal con un cutter, ho immerso questa decal nell'acqua e con il microset ho inumidito la superficie con un pennello. Fatto questo, ho fatto scivolare delicatamente la decal, aiutandomi con delle pinzette e con un cutter, o meglio nel posto dove è necessario metterla. Mi sono aiutato poi per posizionarla perfettamente, sempre un taglierino, ed ecco qui. Per far sì che possa aderire al meglio mi sono aiutato con un cotton fioc. Microsol per sigillare poi il tutto, sempre utilizzando un vecchio pennello. Ho deciso poi di ritoccare a parte delle scrossature e delle lumeggiature a pennello, come sto facendo in questo passaggio. Ora, una volta fatto questo, è ora di intervenire con i vari passaggi ad olio. Ho fatto un leggerissimo lavaggio un lavaggio selettivo con colore Bruno Van Dyck, e poi con dei filtri bianchi, verdi e utilizzando vari colori ad olio non ho fatto altro che fare dei puntini in alcune zone che volevo movimentare del mezzo, che ho poi tirato con l'acqua raggia, come stavo facendo in questo passaggio. Ho utilizzato il bianco, il blu, il verde, il rosa e il giallo, tutti i colori che mi hanno consentito di movimentare il colore del mezzo. Poi ho voluto sperimentare, in questo caso, queste paste pronte del lavalegno. Ho così cosparso la parte bassa dello scafo con un vecchio pennello sempre, e poi con le polveri MIG non ho fatto altro che, ancora ovviamente con il composto del lavalegno fresco, non ho fatto altro che movimentare il colore e andare a variare le varie tonalità di colore. Ho utilizzato ovviamente un terra scuro, un polvere, una Seed Industrial Dust e infine del giallo sabbia. Questo mi ha permesso ovviamente di avere dei toni piuttosto interessanti e piuttosto variati. Ovviamente anche sullo scafo superiore ho fatto gli stessi procedimenti, ho inumidito la superficie e poi posizionato direttamente sopra la polvere, il pigmento. Sempre quei tre colori. Poi ovviamente in questo passaggio mi sono aiutato con l'acqua. Con questo set weathering della Revel ho realizzato poi, come vedete in questo caso, i due scarichi. Il primo era già stato realizzato, ora vediamo come fare il secondo. La base non è altro che un colore ad olio rosso, quindi un dust, o meglio un rust, scusate, passato con un pennello, al quale poi ho aggiunto pigmento rosso, sempre rust, nero e bianco, per movimentare la superficie. Ed ecco qui che abbiamo finito la realizzazione di fatto di questo mezzo. Potete vedere come effettivamente risulti piuttosto interessante come colorazione e come differenza cromatica. Ecco delle foto finali. Io intanto volevo ringraziarvi nuovamente per la visione di questo video, spero che vi sia piaciuto. Se avete domande ovviamente non esitate a scrivere nella parte inferiore del video, e seguitemi e ci sentiamo al prossimo video. Buon modellismo a tutti e buona estate!